comodissimo Audi A5 Cabrio. È entrato in produzione nel 2007, questo esemplare è del 2015, dunque è stato soggetto al restyling degli esterni principalmente. Monta il 2000 TDI da 177 cavalli, eroga 380 Nm di coppia, copre lo 0 a 100 in 8 secondi e 2 con 230 km/h di velocità massima. I numeri sono molto buoni. Come consumi, la casa dichiara un 21,3 km/l, non sono veritieri al 100% come sempre, come su tutte le auto, sono un pochino inferiori, però comunque è un'auto che ti permette di viaggiare in totale comfort, silenziosi, perché insomma è insonorizzata, la capotta ha il doppio strato di insonorizzazione, è super silenziosa. Guadagna velocità in maniera graduale, costante, e non ha una velocità tale da essere una di quelle bestie tutta coppia. È un'auto gentile, è un'auto comoda, silenziosa, insomma sono già in pieno relax, abituato ad un altro tipo di auto e a provarne di diverse. Con questa qua veramente sono in paradiso. Dopo 11 anni dall'uscita di produzione dell'Audi Coupé, il Salone di Ginevra del 2007 vede la presentazione di un modello a mio parere bello ed azzeccato. Audi aveva bisogno di una coupé di fascia alta da inserire come concorrente degli altri modelli tedeschi. Inizialmente fu pensata come Nuvolari 4, e la ricorderete anche sui Gran Turismo, spinta da un V10 biturbo con 591 cavalli, 750 Nm, tecnologia a LED di infrarossi per i proiettori, infotainment MMI, cambio automatico a 6 marce, shift by wire, insomma aveva un sacco di ritrovati che successivamente negli anni a venire saremmo andati a vedere su tutta più o meno la gamma, sono stati sparsi qua e là. Ovviamente poi quando il progetto divenne concreto, Audi scelse tutt'altro tipologia di motori. Per quello che riguardava il benzina più piccolo, il 1008 TFSI, che è quello che ho anche sulla mia Audi TT, poi scelse il 4002 V8 da 450 cavalli per l'RS5, passando al diesel scelse il 2000 TDI come questo qui, e c'era anche disponibile il 3000 V6 da 245 cavalli che equipaggiava anche per esempio il Q7, quindi era un ottimo motore con un'ottima resa. L'auto non è tra le più leggere, si entra come peso sui 1495 e si esce con un 1610 kg, questo essendo cabrio pesa un po' di più, però senza grosse fatiche il peso viene spostato ottimamente, il motore è sufficiente, non è sottodimensionato, è una cosa molto buona. Il 2000 TDI è un buon propulsore, con i suoi 177 cavalli, come ho detto, è sufficiente per spostare il peso di quest'auto. Ovviamente non è al top come sound, è un peccato, anche perché un'auto cabrio, che a breve scoprirò, si merita un motore che canta come si deve, però fa il suo lavoro, i 380 Nm sono più che sufficienti. E dunque, se non vi interessa più di tanto le performance dell'auto, questo motore mi sento di consigliarlo. Il proprietario mi ha detto di non aver avuto particolari problemi, è un'auto che si fa guidare, non necessita di particolari cure, non necessita di grandi cose, si fa voler bene insomma. Il design venne curato dal bravissimo Walter De Silva. Esteticamente, trattandosi del restyling, possiamo vedere all'esterno i fari con un nuovo taglio che abbandonano i singoli LED in favore di un fascio di luce. Anche la mascherina con il single frame diventa un po' più cattiva, i bordi sono più decisi, gli interni hanno un design decisamente azzeccato e decisamente più moderno rispetto a quelli prodotti prima del 2010. I materiali sono sempre di ottima fattura, Audi non sbaglia un colpo in questo senso ed è comunque sempre un marchio da riferimento. Davanti lo spazio è più che sufficiente, sia io che il proprietario siamo abbastanza alti, si sta molto bene. Dietro ovviamente, come su tutte le coupé, le sportive, le 2+2, lo spazio dietro è poco, nel bagagliaio pure è molto poco, ma chi se ne frega. La sto trovando un'auto molto equilibrata, l'inserimento di curva è molto preciso, la trazione anteriore ma non dà fastidio. Chiaro, con un'auto come questa,
con questo propulsore non vai a fare tanti versi, non vai a fare tante esibizioni a tanti numeri. Se chi se la compra deve macinare chilometri, però vuole avere il tetto, e adesso apriamo, attenzione, e luce fu. Oggi è una bellissima giornata, quindi era ideale provare una cabrio. Mi mancava un po', anche perché io la cabrio la volevo, poi ho cambiato idea, ho preso il TT, ma quello è tutto un altro discorso. Come dicevo, l'auto si comporta molto bene su strada, le sospensioni multilink sia l'anteriore che il posteriore fanno il loro lavoro. Occhio all'usura, perché avendo lievi in alluminio possono essere un costo non indifferente qualora presentassero dei problemi. Sono elementi che andrebbero controllati in fase d'acquisto per evitare spiacevoli inconvenienti. Questo modello è stato anche impiegato nel campionato DTM, è andato a sostituire l'Audi A4. Ovviamente di A5 aveva solamente l'estetica, perché sotto aveva un vuoto da 460 cavalli ed uno schema completamente dedicato, però effettivamente era denominata A5, quindi il modello ha avuto anche un risvolto sportivo non indifferente. Cambio automatico a 6 rapporti è un buon cambio, non ha degli innesti così decisi o così fulminei, è un cambio tutto sommato buono, tranquillo, i freni sono buoni. Ho voluto provare questa A5 perché oltre ad essere cabrio ed essere bella di suo, è un modello che mi è sempre piaciuto. Chiaramente, come ho detto, a livello di sound si sente tutto davanti, è un turbo diesel, quindi il sound arriva da lì, lo scarico è praticamente inesistente. Magari un benzina, tutto sommato, il mio propulsore, il 1008 TFSI da 160 forza ne ha, quindi teoricamente si poteva tranquillamente anche scegliere magari quella, però questa è super silenziosa. Mi sto veramente rilassando oggi dopo qualche test con macchine belle e cattive, anche impegnative a livello di guida. Questa è uno spettacolo, veramente oggi mi sto godendo il cabrio, mi sto godendo la giornata, è bella precisa, si inserisce bene. Poi se vuoi dar gas, la trazione anteriore non dà grossi fastidi, progressione buona, la velocità sale tanto. L'assetto, nonostante sia poggiata su cerchi da 18, è molto accomodante, assorbe bene tutte le sconnessioni, e ce ne sono tante, della strada, ma soprattutto con il tettuccio aperto non dà grossi fastidi. E non ho il frangivento posteriore che si può scollegare facilmente e si ripone in bagagliaio dentro alla custodia, quindi il vento non dà fastidio, anche alle alte velocità. È una macchina da prendere se si fa strada, ma se si ha anche della bella strada da fare, perché insomma dai, diciamocelo, andare in qualche zona di mare, questa macchina qua, lo spazio dietro comunque c'è, si acchiappa sicuro. Molto precisa, no, ci siamo. Poi sentite, ho dato gas gradualmente, non ha un'erogazione spaventosa, è godibilissima, è una macchina godibilissima, mi piace. Il pacchetto cambio motore assetto a 103.000 km sta macchina, ma sembra appena uscita dal concessionario. Gli interni sono impeccabili, sono tenuti benissimo, non ho nulla da aggiungere, davvero una bella macchina, un bel test, mi sono rilassato, non ho corso, non ho avuto ritorni di fiamma all'esterno, non ho dovuto impegnarmi particolarmente, è una macchina che va da sola. Ogni tanto mi piace anche concedermi una macchina pseudo tranquilla, perché poi ce n'ha, ne ha parecchio. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!